Voglio raccontarvi una storia di viaggio, qualcosa di autentico. Sono sensazioni, piaceri e fatiche vissute in sella alla mia bicicletta, percorrendo il Sud America dall'equatore fino alla fine del mondo. Senza nessuna esperienza di viaggi in bici, sono partito lo scorso ottobre da Quito, in Ecuador, per percorrere gli oltre 10.000 km attraverso Perù, Bolivia, Argentina e Cile per arrivare all'estremo sud della Patagonia. Oltre a tutto il resto, non ho scelto infatti le strade meno ripide o quelle più facili e asfaltate. Non ho scelto l'itinerario più breve, ma quello che mi avrebbe permesso di scoprire il più possibile. L'idea nasce dalla collaborazione con l'Istituto Artigianelli di Trento, all'avanguardia per il suo metodo formativo innovativo, in cui ho visto grandi potenzialità per costruire un ecosistema scolastico del futuro che possa istruire e formare ragazzi con le capacità necessarie ad affrontare le sfide che verranno. Uno degli obiettivi che volevo raggiungere era quello di aiutare la scuola a promuovere la loro idea e a raccogliere fondi per sostenere le attività extra. Così nasce il progetto Artigianelli. Da casa è spesso difficile comprendere l'importanza della connessione tra vita e natura. Non passiamo tempo sufficiente per entrarci in sintonia e capirne la necessità simbiotica. Proprio la prospettiva di farmi passare mesi interi a stretto contatto con la natura e culture diverse ha scatenato dentro di me quell'entusiasmo misto a trepidazione e paura che precedono la partenza, quando si svolgono le attività di pianificazione e preparazione, mentale più che fisica. Ho pianificato molto di quello che pensavo mi avrebbe aspettato, ma solo per avere delle basi a cui appoggiarmi. Sapevo che la strada avrebbe avuto la capacità di stravolgere tutte le cose che fino ad allora conoscevo del viaggio. La cosa migliore era essere pronti a subire questi cambiamenti, necessari a rendere l'esperienza più profonda. Racconterò di natura, contaminata ed incontaminata, della gentilezza delle persone e le loro diverse culture. Parlerò della routine, mai banale, dello spostarsi in bicicletta attraverso posti sconosciuti e di come si svolge la vita quotidiana. C'è chi dice che chi parte per un viaggio sia alla ricerca di qualcosa. Ma cosa significa viaggiare? Piove! Avete presente quando state camminando e una forte raffica di vento vi colpisce? Ecco, la natura ti travolge allo stesso modo, ma mentalmente. Questo è un concetto che potrebbe descrivere accuratamente le diverse sensazioni provate durante questi mesi di viaggio. Vengo travolto da decine di emozioni per ogni nuova valle percorsa, ogni cima di una montagna conquistata, ogni fiume guadato, ogni parco naturale attraversato o semplicemente alzando gli occhi dal manubrio e guardandomi intorno. Credo non serva cercarla, la natura. È così forte attorno a noi che bisogna imparare a conoscerla, apprezzarla, studiarla e proteggerla. Ha la forza di condizionare le giornate e riscoprire come viverci insieme è decisamente più appagante ed intrigante. Non sorprende il fatto che le persone che passano molto tempo all'aria aperta siano più felici. Allo stesso tempo ne beneficia anche la salute. Stimola la creatività e permette di raggiungere stati d'animo difficilmente ritrovabili in ambienti urbani.
In alcuni luoghi l'acqua è letteralmente ovunque, sotto qualsiasi forma o aspetto, come laghi, fiumi, torrenti, cascate, ghiacciai o semplicemente come la pioggia. Quando viaggio al ritmo lento della bicicletta, ho la fortuna di essere esposto per molto tempo a climi ed ambienti differenti. Dalle lussureggianti foreste di alcuni paesi passo agli aridi deserti di altri, talvolta con trasformazioni graduali, a volte con cambi repentini. Dalle valli circostanti, le nuvole si formano rapidamente e come sono comparse, spariscono. Sono così fitte che la vista attorno a noi sembra un quadro incompleto, dove l'artista deve ancora pitturare il verde degli alberi e l'azzurro del cielo sulla tela bianca. Il vento sferza alberi, erba, sabbia e rocce. Tra i viaggiatori ci sono leggende contrastanti. Alcune narrano che il vento sia più forte il pomeriggio, altre parlano del vento forte alla mattina. Come mi hanno raccontato, la tranquillità e il silenzio di alcuni paesini vengono rotti dal solo rumore del vento, quello che non ti fa stare in piedi, e dal rumore della pioggia. Viaggiare con la mente aperta mi fa capire che il sentimento per la natura trascende ogni nostra origine umana, avvicinando persone di paesi diversi. Nature. We have got only one Earth. One single Earth shared with other living beings. Old of 7 billion years, it now changes very fastly and not in a good way. Human beings have their responsibilities in that changes. How will be the world of tomorrow? And until when will it be possible to act before it is too late? Traveling is a very good way to understand climate change and human activities' impact on Earth. This allows to experience a different way of life, leaving your comfort zone to open to what happens in the world, leaving consumption to reach minimalism. You'll be part of the nature, living with it, dealing with it, but not using it. You'll meet people with high benevolence, giving you trust and love. According to me, traveling is living the world of quantity to reach the world of quality. And there won't be any reason that would make you want to come back to quantity. Let's open to benevolence. Let's open to respect. Let's open to care. Let's open to love. This is the best way to care for what surrounds you and to protect it. Nature is beautiful and irreplaceable. Let's act. Días. Buenos días. Ay. Gracias, tenga buen día.
Sono stato testimone di decine di episodi di generosità. Sempre immensamente grato, non ho mai domandato il motivo per tutta questa gentilezza. Una volta qualcuno mi ha detto: a me e alla mia famiglia non costa niente ospitarvi e so che per voi sia un grande aiuto. Ho ricevuto acqua e cibo, ospitalità e sorrisi. Non mi sono mai sentito un mendicante. Spesso cercavo queste situazioni di proposito, contento di essere testimone diretto della condivisione e della felicità di chi mi stava intorno. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Hola. Grazie all'accoglienza in una casa parrocchiale di Tauca, in mezzo al Perù, gestita dall'ONG italiana Operazione Mato Grosso, ho avuto la possibilità di esplorare la loro scuola artigianato e conoscere le dinamiche che animano il bel lavoro di sostegno per le comunità locali. Assieme a Lofty, con cui ho condiviso parte del percorso, abbiamo pianificato alcune lezioni e attività con i ragazzi che vivono lì, scegliendo il tema della creatività. Esto es todo hecho a mano. Todo hecho a mano, es un retablo para una iglesia del Cusco. Ci aggiungo l'acqua, la colla, che vai a dare 2 mani, poi danno la terza mano. Più mano metti sotto, più quando lo vai a lucidare diventa lucido. Now you see different because we put something like protection. Ok. Yeah. Los chiquititos, los que han visto ayer en la noche, que aprenden todos los trabajos que después hacen en los talleres. Okay. Wow. Este es el aprendizaje. Entonces, tenemos las que son los más pobres. Entonces, este trabajo tiene sentido porque está hecho para ellos. O sea, los más necesitados lo recogimos Y pueden hacer cosas. y pueden hacer cosas. 1620 hay los primeros documentos que han hecho esta iglesia. Sí. Ya, o sea, el mueble se llama velador gaija. Pertenece a un juego de dormitorio que hay la cama, los veladores, la cómoda y el armario también. Entonces nosotros hemos hecho el velador. Entonces lo que hacemos con los chicos es entregarles este dibujo donde ellos se pasan dos días así analizando todo. Redibujando también. Hay que rehacer el dibujo. Para entender cómo funciona el trabajo. Sí. Una vez que ellos han logrado entender el dibujo, rehacer las partes que no han entendido, ya después comprenden cómo hay que hacer, hay que empezar el trabajo ya en la madera. La cooperativa agricola della missione della parrocchia, dove hanno un po' di attrezzi macchinari per coltivare terra e frutta e verdura che poi consumano ma anche vendono per recuperare un po' di soldi. 1000 litri di latte al giorno per mozzarelle da vendere in città, Cimbotte, dove vanno pizzerie, burro e formaggi vari. Ci sono circa 25 mucche e è nato come un progetto parrocchiale, ma poi hanno fatto sì che le 15 persone che ci lavoravano si rendessero indipendenti per avere un lavoro loro. Raccolgono circa latte da 60 famiglie nella zona e poi loro lavorano il latte per fare i prodotti finiti. Crediamo che la creatività non possa essere insegnata, solo il processo per essere creativi può essere trasmesso. La creatività non è solo nell'arte, ma in ogni istante delle attività della giornata. Essere creativi può aiutare a risolvere i problemi e le sfide quotidiane. La creatività è collegata all'immaginazione, ma anche alla curiosità. Più si è curiosi, più si riesce a trovare facilmente una soluzione al problema, qualunque esso sia. Viceversa,
quello che abbiamo imparato noi riguarda la semplicità della vita delle persone e la felicità con cui aiutano chi ne ha più bisogno. Spesso basta solamente il riparo di una tettoia e qualche gioco per entrare in uno stato d'animo di completo benessere. When I meet local people while traveling, I find myself continuously surprised by the differences in our lifestyles, or humbled by their generosity, inspired by their determination, or even saddened by their circumstances. Every encounter is a unique experience that I learn from. But there are also common principles that remind me of our shared humanity as well, in that we all aspire to be healthy, safe, and happy. So even though we come from different countries, environments, races, cultures, governments, cuisines, whatever, we're all fundamentally the same in our essences. I think if we remembered how much we had in common rather than focus on what is different between us, the world in turn would be a healthier, safer, and happier place. Spostarsi significa esplorare, conoscere. Si potrebbe vivere una vita intera esplorando, aumentando la conoscenza di tutto quello che il viaggio può offrire. È fondamentale però avere una mentalità adeguata per non lasciarsi sfuggire nessun dettaglio di tutto quello che si ha la possibilità di imparare. C'è chi si muove lentamente, chi sviluppa tecniche intelligenti per spostarsi in città e chi, come noi, sceglie invece di spostarsi alla velocità delle due ruote. Ah, sì, ecco qua. All'inizio, quando si è poco esperti, la mente gioca brutti scherzi. Capita che senza accorgersene si pedali per 500 km e 12.000 metri di dislivello positivo in 10 giorni senza problemi, per poi cadere in disperazione per mezza giornata di salita. Prepararsi di una strada sterrata ma percorribile ti mette in uno stato mentale di un certo tipo. Trovare invece una strada sterrata più difficile toglie il buon umore. Il problema principale, fonte di frustrazione, è l'impossibilità a godersi il paesaggio a causa della fatica e concentrazione nello stare in equilibrio su di un fondo molto accidentato. La bici non smette di tremare sui sassi. La ruota anteriore ha la continua ricerca del percorso migliore per evitare gli ostacoli più grossi, mentre quella posteriore semplicemente è alla mercé di ogni buca, sasso o roccia sporgente. La preoccupazione più grande è sempre per la tenuta dell'attrezzatura, specialmente quando situazioni simili vanno avanti per diversi giorni di fila. Capita anche di trovare discese dove i freni quasi non servono e le curve larghe si susseguono una dopo l'altra come una bella pista da sci, dove non si prende troppa velocità. È proprio vero che i luoghi più belli si raggiungono solo attraverso strade difficili.
Si passano case con tetti senza camino, che lasciano trapassare il fumo e il forte odore della legna di eucalipto che brucia. Foreste piene di vita che amplificano i sensi, permettendoti di distinguere il battito d'aria del colibrì. Deserti torridi, dove la vita c'è ma non si sente e non si vede. Ci sono posti in cui sono più volte fermo a fare fotografie che non a pedalare, tanto sono stupendi i luoghi che ho davanti. Ogni inquadratura avrebbe una storia a sé da raccontare. Come quando mi fermo per raccogliere qualche frutto dagli alberi a bordo strada, ma le cose non vanno come previsto. L'acqua funge spesso da legame tra il mondo naturale e la dimensione del viaggiatore. Ci si passa sopra o in mezzo, a piedi o a pedali. Si beve e ci si rinfresca, si sciacquano i vestiti. La presenza di acqua è sempre fonte di conforto, oltre che di rilassamento. La mattina presto, le strade deserte iniziano a prendere colore e trasformano il mondo in bianco e nero della notte in giornate dai colori brillanti. Capita spesso che la cultura che abbiamo della storia del Sud America sia legata alla popolazione Inca. In realtà, gli Inca occupano solo circa 200 anni di storia, fino a quando furono sterminati dagli spagnoli. Per secoli, le cosiddette culture pre-Inca hanno dominato diverse zone dei paesi, ponendo le basi per gli Inca, che hanno sostanzialmente riunito tutti i popoli già presenti. Lungo la strada è frequente incontrare siti archeologici di cui non si conosceva l'esistenza. Una delle visite più incredibili è stata la città di Choqquequirao, una città inca gemella della più famosa Machu Picchu. Più grande, più selvaggia, più naturale. Ho passato 3 giorni interi in quest'area, tra il viaggio di andata e di ritorno e la visita in questa valle sperduta del Perù. Gli incontri con i responsabili dei siti archeologici sono sempre interessanti. Non ho mai filmato le conversazioni, perché non fossero condizionati dalla telecamera, ma le loro parole sono ben impresse nel diario. Più volte abbiamo parlato del tema delle problematiche legate all'abbandono di rifiuti all'interno di alcune aree protette. La speranza da parte loro è sempre la stessa, che gli stranieri in visita riescano a dare il buon esempio ai locali, spesso incuranti delle conseguenze delle loro azioni. L'idea che ognuno di noi ha di cultura è influenzata da centinaia di fattori. Io, ad esempio, ho imparato a conoscere la cultura della Patagonia leggendo i racconti di Francisco Coloane e Luis Sepúlveda.
Le case vissute, con le pareti esterne invecchiate dal tempo, mi trasmettono esattamente l'idea di cultura di queste zone, in regioni dai climi ostili, legate alle attività del mare e della terra. Chi è solito viaggiare sa che il giorno della settimana è sempre domenica, e casualmente capita proprio di domenica la domadura a cui ho assistito. Lucho Pagliero paisano de tierra santafesina, de Misiones Cristian, digo, de nuestra tierra argentina. Ahí está, señores. Ahora sí, empezó a caracolear, le adivinó la intención, se llama Jorge Arias, lo pidió de nuevo, le echó para adelante, le volvió al basto, tiempo, se tenía fe el hombre, aplaudilo. De media vuelta, señores, se fue la primera emoción, ahí está el Julepe, le festeja arriba, le quiere ganar, el pueblo de Chile le aplaude, como si fuera un campeón, le ganó, Vladimir Lago, la primera emoción, Carlos Marchesini, te dije, era el Julepe de los Catares. Se desata y el Julepe. Quest'anno il Natale è stato decisamente diverso per me. Ho avuto la fortuna e il privilegio di essere presente ad un'antichissima cerimonia di nome Huacta della cultura Aymara sulla Isla della Luna, in Bolivia. La stretta connessione alla Pachamama che caratterizza queste popolazioni fa sì che ogni anno sia mantenuta la tradizione di sacrificare un animale per auspicare buoni raccolti. Sta parlando, però parla in Aymari, quindi non capisco molto. À travers ces grands espaces, dans la nature la plus sauvage, nous cherchions nos repères à chaque village dans un univers qui n'était pas le nôtre. On se souvient du jour où l'on fut chassé par une bergère, alors qu'on espérait bivouaquer sur ces terres. Elle nous avait crié dessus en Aymara pour nous dire qu'on n'était pas bienvenus et on n'avait rien compris. Soudain, nous étions les étrangères parmi ceux qui sont nés là et qui nous regardaient sans nous comprendre dans leur logique autre. Ainsi, le voyage prenait une autre dimension. Nous étudions ces peuples Mapuche, Quechua, Aymara pour tenter de saisir leurs pensées, dans l'espoir de partager avec eux sans confrontation. Par nécessité, nous avions découvert l'essence du voyage. Comprendre la culture d'une contrée, s'intéresser à son histoire, à ses langues, ses croyances, ses coutumes, c'est ce qui mène à la rencontre. C'est ça, voyager. La cultura è una caratteristica intrinseca di ogni stato, regione, città, villaggio, fino ad arrivare alla singola persona. Come la natura, anche la cultura si manifesta sotto le più varie forme e tradizioni. Nel viaggio, quello che arricchisce di più è proprio la scoperta di entrambe. Il silenzio a cui si è abituati a casa è diverso dal silenzio della natura. Ci sono momenti in cui davvero non c'è rumore,
e altri in cui il silenzio è generato dal flebile sottofondo che genera la natura in cui si è immersi. Vivere per molti mesi in questo mondo di silenzi e in questi rumori naturali aiuta ad avvicinarsi al tema del vivere in maniera semplice. A parte la ridicola quantità di sabbia entrata questa notte a causa del vento, devo dire che però la location non è male. Vediamo se riusciamo. C'è un po' di nuvola. Ci sono notti in cui il rumore dell'acqua a pochi metri dalla tenda concilia il sonno, altre notti in cui siamo accompagnati nel mondo dei sogni dalla pioggia battente sul tetto di lamiera che ci protegge. Con la tenda e direi che questo spazio è perfetto. Quando si decide per un wild camping, quasi sempre tollerato in queste zone, non è raro spendere una buona mezz'ora per esplorare i dintorni alla ricerca del posto migliore. Si devono infatti valutare diversi fattori come la presenza di acqua, sicurezza, protezione da occhi indiscreti e purtroppo anche il livello di pulizia. Sulle sponde c'è un campeggio libero, nel senso che è un campeggio certificato ma che è libero, quindi senza nessun tipo di struttura. Andiamo per di qua, fatto un po' di carta igienica per terra. Mi sembra che questo posto sia perfetto. Quando invece si opta per un campeggio, la varietà è molto ampia. Dall'ospitalità in improbabili camper in disuso grazie alla gentilezza dei proprietari, a campeggi immersi in parchi naturali. Le scelte ricadono spesso anche su edifici abbandonati, che possono dare riparo da vento, freddo e pioggia. Questi edifici fanno parte della cultura del viaggiatore che ho imparato ad apprezzare sin dal primo momento. La mattina capita spesso ci si svegli pochi minuti prima della sveglia. Il corpo ormai si è abituato ai ritmi. È raro svegliarsi più stanchi del giorno prima. Le prospettive del nuovo giorno, mai uguali al precedente, bastano per essere sempre di buon umore. Se poi il campeggio è al coperto su erba e non in mezzo a terra e polvere, ancora meglio. Oh, gracias. Gracias. Molto spesso i pasti sono semplicemente pura energia. Il basso costo della vita aiuta in tutti i sensi e la qualità è sempre ottima. In situazioni del genere, poi, si coglie sempre l'occasione per fare amicizia con persone locali. Quando invece si cucina in autonomia, si cerca di preparare il pasto al meglio con quello che si riesce a reperire. Solitamente però la quantità non è mai abbastanza, e non sono solo io a dirlo, ma ogni ciclista incontrato. Non appena il fornelletto della cucina si spegne, sono immerso in quel già citato silenzio naturale, ovvero tutto quello che la natura può generare. Le scomodità di certo non mancano, ma fa tutto parte della mentalità che si impara a sviluppare, finché man mano diventano parte integrante della vita in viaggio.
La sensazione primordiale di lavarsi senza sapone, in un fiume o in un torrente, mi fa dimenticare la fatica giornaliera, ma anche il freddo dell'acqua, che solitamente proviene da qualche ghiacciaio poco distante. Allez là. Very good. Yeah, I want to take a shower, but Shower? Okay, done. I don't like too cold. Good. L'esperienza, come in ogni occasione, si costruisce man mano, scoprendo e imparando le dinamiche giornaliere, le necessità e gli escamotage per riuscire nei piccoli intenti, come gestire la confusione tra i propri bagagli, riuscire a trovare alloggio negli edifici istituzionali delle città e ancora riparare l'attrezzatura quando è necessario. Farlo in questo modo, sperando che regga le cunette dello sterrato. Non è difficile incontrare altri ciclisti lungo la strada. Si condividono esperienze uniche, ci si sostiene a vicenda nei momenti più difficili e si impara l'uno dall'altro. Per aumentare il senso di stupore quando si incontrano meraviglie lungo la strada, tralascio un po' la pianificazione del percorso, lasciando agli altri il controllo. Trovare persone con cui condividere parte della strada crea dei legami particolari. Il punto non è viaggiare da soli o in compagnia, ma imparare e saper apprezzare ogni singolo momento passato sui pedali. Incontrarne decine, provenienti da altri paesi e con background diversi, che vivono esperienze simili alla mia ma allo stesso tempo completamente diverse, e allora realizzare che tutto quello che conosciamo è in realtà una minuscola parte di tutto quello che c'è da scoprire. In situazioni del genere, credo sia più facile trovare motivazioni per essere felici che non in condizioni di normalità. La totale libertà aiuta a liberare la mente, focalizzarsi su ciò che si reputa davvero importante e finalmente prendere quel tipo di decisioni che continuano ad essere rimandate. Viaggiare, dunque, può essere considerato uno stile di vita. Se ci si impegna a trascorrere il tempo, si entra in una mentalità da cui non si può trarne altro che beneficio. È una mentalità che fa capire l'importanza di vivere esperienze intense e vere, in posti interessanti e con gente locale, piuttosto che passarci accanto, pedalando senza fermarsi per coprire ogni singolo chilometro previsto. Per sperimentare veramente la cultura, è necessario vivere insieme alla gente. Al contrario, per sperimentare la natura, invece, non si deve aver paura di spingersi oltre i propri limiti ed essere preparati mentalmente per affrontare al meglio ogni situazione. Viaggiare pone le condizioni giuste perché ci si avvicini mentalmente, per non dire anche spiritualmente, alla terra. È più difficile da perseguire quando ti trovi in una città. Basti pensare alla voglia di mare o montagne e tranquillità, dopo il casino e lo stress della vita caotica. Vivere invece per un periodo prolungato a contatto con la natura è completamente diverso. Alla partenza non avevo idea di cosa mi avrebbe aspettato. I gesti più semplici sono sempre stati quelli più apprezzati,
le situazioni più difficili, quelle più istruttive. La condivisione si è sempre rivelata essere vantaggiosa nei miei confronti, indipendentemente da quanto provassi io stesso a dedicarmi agli altri. La esperanza no es algo que posees, tienes que crearla con tus acciones. La esperanza es algo que debes mostrar al mundo para ser transmitida. Y ahí es cuando las personas comienzan a actuar y la esperanza crece. Partite, ma siate viaggiatori.